Nata nel 2007 per andare a contrastare lo strapotere della BMW Serie 3 Coupé, la Audi A5 si è ritagliata una grossa fetta di mercato nel segmento delle D Coupé. Una vettura molto interessante, studiata nelle forme originali da Walter De Silva e sviluppata oggi dal centrostile della casa di Ingolstadt, mantenendo fede alle linee originali ma sviluppandole in tutto e per tutto. La vettura, ve la assicuriamo, se la affiancate a quella precedente, è completamente differente. Lunga 4,67 m, larga 1,84 m ed alta 1,37 m. La vettura appoggia su un passo di 2,76 m, quindi da vera berlina, e vanta un bagagliaio da 465 litri. La S5 Coupé è leggermente più lunga, i paraurti un pochino più voluminosi, e quindi è lunga 4,69 m. La vettura arriva in concessionaria a circa 40.000 euro. Il prezzo al momento di questo video non è ancora stato ufficializzato, ma la versione d'ingresso 2000 TFSI da 190 cavalli dovrebbe costare più o meno questa cifra. Per la S5 invece il listino potrebbe aggirarsi intorno ai 65.000 euro, visto e considerato che la S4 berlina costa 63.900. Passando alla S5 che abbiamo qui di fronte, la colorazione ci piace moltissimo, è molto elegante ma allo stesso tempo è anche aggressiva ed è in grado di donare alla vettura esattamente quello che serve per una clientela che cerca da auto di questo genere: understatement ma anche linee piacevoli ed una buona dose di sportività. La vettura è disponibile nelle motorizzazioni da 2190 cavalli benzina o turbo diesel, ma sicuramente quello che fa la gran parte del mercato è il 2000 turbo diesel da 190 cavalli in abbinamento alla trazione anteriore e il cambio DSG. Sicuramente una vettura che è piaciuta molto nelle precedenti generazioni e che ha tutte le caratteristiche per continuare a piacere anche in questa. Chi non volesse il 2000 da 190 cavalli, disponibile anche il 3000 TDI da 218 cavalli abbinato al cambio S-Tronic e la trazione integrale 4, ma chi volesse ancora di più può puntare sul 3000 TDI da 286 cavalli in abbinamento alla trazione integrale 4 e il cambio Tiptronic a 8 rapporti. Una vettura molto completa da un punto di vista motoristico, si parte da 190 cavalli e si arriva a 354 in attesa della furiosa RS5 che arriverà. A dettagli già molto importanti nelle versioni standard. Questa è una 190 cavalli turbo diesel a trazione anteriore, monta già di serie cerchi da 18 pollici, gommati in questo caso Hankook con gommatura 245-40 R18. L'impianto frenante, lo vediamo, è di discrete dimensioni per questa vettura, ma anche le prestazioni ovviamente non sono certamente quelle della più poderosa S5. Per quanto riguarda i gruppi ottici, sono sicuramente uno dei fiori all'occhiello del gruppo. In questo caso si dispone di matrix LED, quindi fari in grado di andare a modificare il loro profilo luminoso sulla base di chi sopraggiunge o di chi ci precede. C'è la porzione diurna che è nella parte diciamo sovrastante alle parabole, e poi c'è la zona inferiore. Questo sembra un fendinebbia, invece è un radar di distanza che troviamo anche dall'altra parte. Questa è una presa d'aria che simula da un certo lato una presa d'aria originale, ma in realtà porta i flussi d'aria all'interno di questa presa che poi esce nella zona della ruota, andando a creare un flusso d'aria che poi corre lungo la fiancata, andando a migliorare il CX. La calandra in questo caso è cromata, quindi è molto elegante. Ecco, come vi dicevo, è una vettura che punta molto sulla eleganza. C'è il logo dei 4 anelli bello stappato al centro e poi la maxi calandra che va a caratterizzare in modo inequivocabile le forme del frontale di questa vettura, forme del frontale che sono state rese ancora più aggressive dall'adozione di queste 4 nervature molto profonde, le vediamo. Questo è reso possibile dallo stampaggio a caldo delle lamiere che Audi utilizza per questa vettura. Molto bella è la presenza di zone positive e negative. Vediamo come questa zona sia addirittura rientrante rispetto a quella superiore. Un dettaglio molto bello che assicura allo sviluppo della linea di cintura, che lo vediamo è a onda come al solito per quanto riguarda la A5, assicura a questo dettaglio una importanza davvero notevole in questa vettura. Vediamo come le zone appunto positive e negative dello stampaggio della lamiera segnino in modo inequivocabile, assicurando anche dei riflessi alla luce davvero interessanti. C'è la cromatura intorno ai finestrini. Ci sono altri dettagli cromati, come nel caso del fregio, lo vediamo, che va a dare una personalizzazione molto interessante della fiancata, rendendo appunto la vettura elegante e allo stesso tempo sportiva. Andiamo ad aprire il cofano della nostra 2000
TDI. Si tratta di un vano motore abbastanza ordinato nella zona centrale, c'è questo coperchio che è anche abbastanza bello da un punto di vista estetico, fa immediatamente capire che ci troviamo di fronte ad un 4 cilindri, mentre per quanto riguarda le zone laterali forse c'è un po' di confusione, ma i meccanici ringrazieranno perché si riesce a mettere mano in modo più semplice senza smontare mezza macchina ogni volta, come accadeva nelle versioni precedenti, non solo di Audi. Il motore è disposto longitudinalmente, questo significa che la piattaforma della vettura è la MLB e non la MQB utilizzata ad esempio da A3 e da altri modelli del gruppo Volkswagen, come ad esempio possono essere la Golf o la Seat Leon. Questo significa che la vettura è più facilitata a trasferire la coppia alla zona posteriore, ma per complicanza tecnica, e questo perché in Audi non amano fare le trazioni posteriori ma le trazioni anteriori o le integrali, questa vettura ha il motore longitudinale, ma la trazione anteriore, volendo, si può avere ovviamente la trazione integrale 4, che è uno dei fiori all'occhiello di questa vettura, che si può avere praticamente con tutte le motorizzazioni che arriveranno sul mercato italiano. Molto bello anche il profilo della zona anteriore con tutte le nervature che convergono verso il centro. Mi piace come la calandra spunti fuori verso l'esterno, e poi mi piace molto anche proprio davvero come tutto il profilo della zona anteriore abbia un profilo a freccia molto interessante. È bella anche la zona inferiore con la nervatura che corre in controfase rispetto a quella superiore, e poi anche mi piace molto la zona posteriore dove ci sono questi gruppi ottici fatti a freccia, però un po' diversi rispetto a quella della A4, con una zona luminosa superiore e poi tanti piccoli elementi inferiori che vanno a essere dedicati a altre funzioni del gruppo ottico stesso. Andiamo a vedere come è fatto il bagagliaio, lo apriamo, vediamo subito che la bocca è molto ampia. Questo è un dettaglio molto importante anche per una vettura di questo genere. I litri sono 465, ci sono i ganci che vanno a fermare la nostra rete che ha anche uno spazio al suo interno, è fatta molto bene a sua volta. C'è una piccola retina anche laterale che va a essere utile per andare a fissare degli elementi come la nostra brochure che era in mezzo al nostro bagagliaio, e poi ci sono le maniglie che servono per andare ad aprire la porzione di bagagliaio all'abitacolo in modalità 40-20-40, assicurando sicuramente una capacità di carico notevole per una vettura sportiva. Andiamo a salire a bordo della nostra A5. Eccoci a bordo della nuova Audi A5, il braccetto ci pone la cintura di sicurezza, lo vediamo, noi andiamo ad allacciarla perché altrimenti ci vincoliamo alcune funzionalità del sistema multimediale con i soliti messaggi che ti dicono allaccia la cintura quando andiamo ad avviare il motore, e devo avviare il motore per farvi vedere alcune cose. Per quanto riguarda la plancia c'è un bello sviluppo orizzontale, le bocchette sono disposte al centro, il sistema di climatizzazione, grazie a questo utilizzo di bocchette molto espanso, raffredda l'abitacolo molto velocemente. C'è il pannello del sistema clima al centro della plancia, sopra si distingue per la presenza di questo display fisso da 8 pollici, non rientra, per qualcuno non è molto bello posizionato lì, io l'avrei preferito dove era stato pensato forse originariamente, doveva essere sul lato destro di fronte al passeggero, perché effettivamente poi chi guida ha il suo bel display da 12,3 pollici che vi descriverò dopo. Sotto c'è il pannellino di comando delle varie funzionalità, si può spegnere il display, c'è il sistema di parcheggio che si può attivare con visione tridimensionale nei modelli che lo prevedono. Qui abbiamo la retrocamera di parcheggio, abbiamo i sensori di distanza. Per quanto riguarda la disattivazione dell'SP è possibile farla con il suo bel tasto, poi c'è l'auto start and stop e poi c'è l'Audi Drive Select che attraverso questi tasti è possibile configurare in Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic o Individual. Questo regola anche la rigidità delle sospensioni attraverso il sistema magneto-orologico che è di serie sulla A5. Per quanto riguarda l'MMI è ovviamente una versione molto sofisticata, questo è uno dei sistemi sicuramente migliori sul mercato per quanto riguarda i sistemi di intrattenimento multimediale delle vetture, ha integrazione con iOS ovviamente e Android, ed ha tantissime altre funzionalità come la connessione 3G, le mappe Google Earth e compagnia bella. Davvero un sistema fatto benissimo e dialoga in modo eccezionale con il display MMI, ma ve lo faccio vedere dopo. L'MMI può essere controllato come al solito dalla plancetta centrale, ci sono 8 memorie, 2 levette per andare ad attivare le funzionalità tipo radio, media, telefono, navigatore o mappe, c'è il solito rotellone che sentite fa un suono
bellissimo, devo dire, è un suono studiato da Audi, si chiama Audi Click, addirittura l'Audi Click lo andiamo a ritrovare anche nei comandi del climatizzatore. Questo è una cosa che fa molto premium e che distingue questa vettura anche dai prodotti del gruppo Volkswagen, queste piccole attenzioni. Per quanto riguarda i materiali, devo dire, sono molto belli, la stessa gomma che abbiamo trovato sui pannelli di porta la ritroviamo anche sulla plancia, ritroviamo anche lo stesso legno, davvero bellissimo, molto bello al tatto e anche bello da un punto di vista estetico. Lo ritroviamo anche nel tunnel centrale e invece ritroviamo la finitura vinilica che avevamo trovato anche su A4 nella zona centrale, davvero molto bella, io la apprezzo moltissimo, mi piace molto da un punto di vista estetico. C'è il pomello del cambio sul tunnel centrale nella zona posteriore, il parking è nella zona posteriore, mentre per sbloccarlo c'è il tastino laterale. Spostandola sulla destra questa leva può anche attivare la funzione manuale più o meno, si va su di marcia in avanti, scalata indietro, e si può attivare anche la funzione sport. Per il cambio manuale si può anche utilizzare le levette poste dietro al volante, più a destra e meno a sinistra. Per quanto riguarda il tunnel centrale, bello anche il bracciolo che è rivestito della stessa pelle dei sedili, una pelle bellissima, anche molto bella la configurazione del sedile con queste cuciture, queste cannelloni diciamo che si sviluppano all'interno. Il sedile può essere anche configurato nella lunghezza della seduta e ha varie configurazioni. Questo non è neanche il sedile di punta, perché c'è anche la versione con tutti i comandi digitali e di regolazione digitale e il massaggio, che questo invece non ha. Sotto al tunnel centrale c'è un piccolo vano portaoggetti dove riporre gli oggetti tutti i giorni. Ci sono due porte USB che caricano davvero molto velocemente il vostro cellulare o il vostro iPad. C'è l'entrata AUX e poi c'è la possibilità di ricaricare in wireless il vostro telefono, ovviamente se questo è predisposto. Passando al display MMI, è bellissimo da un punto di vista estetico. C'è la mappa Google Earth che viene visualizzata in modo davvero eccezionale in HD all'interno di questo display, ma ovviamente è possibile anche configurarlo in varie diciamo modalità, con il contagiri più grande, con la velocità più grande, insomma con tantissimi dettagli che possono andare a migliorare la vostra guida all'interno di questa vettura. Ci sono davvero tantissime cose, insomma c'è da perdersi, però si fa anche presto amicizia, ma lo vedremo poi nella prova su strada. Per quanto riguarda i comandi, c'è l'attivazione e la disattivazione dei fari automatica, però quello che mi piace sempre segnalare di queste Audi di ultima generazione è la presenza di questo tasto che permette di attivare i fari senza però andare a disattivare o comunque a ridurre la luminosità dei display. Quindi posso tenere auto, posso attivare i fari anteriori e mantenere, lo vedete, i display. Nel momento in cui io invece vado ad attivare i fari, vedete che i display scendono di luminosità. Ecco, questo è un piccolo dettaglio, anche in questo caso fa premium, ed è sicuramente una piccola attenzione che in Audi hanno pensato per migliorare la qualità della vita a bordo di questa vettura. C'è il cruise control attivo con la regolazione di distanza. Questa vettura non ha il lane assist, per cui non è in grado di mantenere le corsie in autostrada, ma comunque diciamo ha una piccola prima parte di autoguida, e questa è sicuramente una cosa che distingue già da qualche tempo le vetture dei 4 anelli. Andiamo a vedere come si sta dietro. Il sedile in questo momento è regolato sulla mia posizione, andiamo dietro, scorre in avanti, lo facciamo passare, andiamo a chiudere anche un po' la porta perché altri colleghi stanno passando. Allora, a bordo di questa vettura, tanto vediamo il bracciolo che pone la cintura, lo chiudo, allora è stretto, ve lo dico, si sta strettissimi, tocco con la testa quasi subito, quindi non è sicuramente la macchina ideale per farmi viaggiare dietro. Le gambe toccano, però insomma devo dire che in qualche modo ci sto. Teniamo conto che il sedile anteriore è regolato per una persona da 1,90 m, è chiaro che se davanti guida una persona da 1,80 m e dietro c'è una persona da 1,70 m, una ragazza o un ragazzino, si sta sicuramente molto più comodi. L'abitacolo quindi non è così angusto, anche se il montante posteriore leva un po' di visibilità e comunque si va, quando si guida, comunque si va a toccare con la testa con le persone più alti, l'avete visto, insomma non è certo l'ambiente migliore per quelli alti come me. Per quanto riguarda le finiture della parte posteriore, i sedili si possono abbattere, ci sono i due posti laterali molto ben fatti, ricordano un po' i sedili anteriori, e anche per quanto riguarda la zona posteriore ci sono le bocchette d'areazione con il relativo sistema di climatizzazione che può regolare la temperatura nella zona posteriore. C'è anche una presa 12 volt per andare a collegare un caricabatterie o insomma quello che vi serve, che ha bisogno di corrente
Ne approfitto, visto che siamo seduti qui dietro, per farvi vedere una view anche dalla zona posteriore della plancia. Io la trovo davvero molto bella in termini di stile, e anche si percepisce immediatamente che è una plancia fatta di qualità, ma anche un interno davvero molto bello. Guardate il design, ma soprattutto anche la qualità dei materiali. Si vede sicuramente anche in questo video, spiccano i dettagli di pregio. Sicuramente un elemento che trovo fuori posto, ve l'ho già detto, è il display al centro della plancia. Se lo mettevano nella zona destra, questo abitacolo si poteva definire praticamente perfetto. Per quanto riguarda la A5 non ci rimane che andare a guidarla su strada e vedere come va. Andiamo! Eccoci al volante del 2000 TDI da 190 cavalli, una versione che sarà sicuramente apprezzatissima dal mercato italiano, in particolar modo anche in questa declinazione con la trazione anteriore e il cambio DSG S-Tronic a 7 rapporti. Si tratta di una vettura che assicura prestazioni piacevoli, ve l'assicuro. Si riesce ad avere una ottima accelerazione. Ma allo stesso tempo si riesce ad avere anche davvero una bella guidabilità tra le curve, anche nel misto stretto. Una vettura davvero molto piacevole da guidare. Si ritrovano tutte le caratteristiche della A4, quindi uno sterzo molto piacevole da utilizzare, molto veloce nella parte iniziale, uno sterzo anche con una bella servoassistenza che nella modalità comfort è molto leggera, ma che invece nella modalità dynamic diventa molto più pesante e sportiva. Si riesce a sentire molto bene quello che passa sotto le ruote, ma allo stesso tempo si ha anche la percezione appunto di avere uno sterzo molto rapido. Non serve girare molto il volante per affrontare ad esempio un tornante o una curva stretta in città. Una vettura davvero molto ben fatta da un punto di vista sportivo, anche perché l'assetto è più ribassato rispetto alla A4 tradizionale, ma a differenza della A4 tradizionale, grazie all'introduzione delle sospensioni magneto-reologiche, si riesce ad avere un assetto personalizzato sulla base del driving mode. Questo significa che la vettura in comfort è davvero molto confortevole. Siamo a livello di una A4 tradizionale con i cerchi grandi, per intenderci, e la gommatura con spalla molto alta, mentre in modalità sport ci avviciniamo alla impostazione, diciamo, tradizionale invece della S4. Quindi è una vettura che ha un bel range di utilizzo, si riesce ad andare in modo molto confortevole a spasso tutti i giorni, magari facendo anche tantissima autostrada, ma allo stesso tempo si riesce anche ad avere una vettura molto divertente da guidare tra le curve. Il motore è disposto longitudinalmente, il 2000 TDI vibra un po' meno rispetto a quello della configurazione trasversale. È un motore che ci è piaciuto molto perché ha una bella erogazione e soprattutto è anche in grado di spingere la vettura a velocità molto elevate. Chiaro, in Italia non si possono superare i 130 km/h, però pensiamo ad esempio al pubblico tedesco che può godersi questa vettura anche sulle autobahn, e si riescono a raggiungere velocità davvero molto elevate. Questo però non significa che la vettura non abbia una bella accelerazione, non significa nemmeno che non sia ben abbinata al cambio DSG a 7 rapporti, che lo conosciamo bene, lavora molto velocemente, assicurando cambiante rapide sia in salita che in scalata, ma soprattutto una dinamica di cambiata quando si va ad utilizzarlo in modo automatico davvero eccezionale. Questo è sicuramente uno dei pregi che va riconosciuto a questo cambio. In termini di posizione di guida devo dire che ho trovato la vettura davvero piacevole, ha una posizione molto sportiva, la triangolazione però sa essere anche a suo modo comoda, con un sedile che contiene molto bene ma non è estremo nella presenza delle sponde. Dallo stesso tempo si riesce a trovare un ottimo feeling di guida grazie alla posizione del volante, che può essere regolata sia in altezza che in profondità, e questo permette ai piloti di tutte le taglie di trovare la loro posizione di guida ideale. Per quanto riguarda la vita a bordo, devo dire che l'ho trovata molto comoda, ma anche davvero piacevoli. I materiali sono tutti belli da toccare, la disposizione dei comandi è molto intelligente. Dopo un po' si fa anche amicizia con l'MMI e tutti i suoi comandi disposti nella zona centrale delle razze, ma per intervenire invece sul tutto quello che è il sistema multimediale bisogna farlo attraverso il comando dedicato al centro del tunnel centrale, un comando che anche in questo caso è abbastanza semplice da utilizzare. Bisogna farci un po' la mano, ma dopo un po' si capisce velocemente come fare. Ci sono alcune situazioni un po' strane come questa, che si hanno le due mappe ridondanti, ma insomma dopo un po' ci si fa l'abitudine e si utilizza lo schermo centrale
per altre funzioni. Per quanto riguarda le doti di passista della vettura, il motore, come abbiamo detto, è molto prestazionale, ma allo stesso tempo è molto silenzioso. Anche nelle fasi di accelerazione si inizia a sentire solamente superati i 3000-3500 giri, e poi quello che abbiamo apprezzato è anche la capacità di consumare davvero poco. Viaggiando senza esagerare col gas si riesce a fare una media di 6,4 litri ogni 100 km, ma viaggiando a 130 km/h di cruise control si può arrivare a medie anche al di sotto dei 6 litri ogni 100 km. Eccoci qui, ho attivato il cruise control attivo, la vettura sta seguendo la corsa sulla base di una velocità che ho preimpostato. Io ho messo 100 km/h, però stiamo viaggiando adesso a 55 km/h, mantenendo una distanza di sicurezza che io sono andato a impostare in modo molto conservativo. Adesso vedrete che la vettura frenerà da sola, eccola qui, arrivando ad arrestarsi addirittura anche completamente. No, non si arresta perché la vettura davanti a noi riparte, ma volendo potrebbe fermarsi fino ad arrivare allo zero. Questo è un sistema che funziona fino ai 30 km/h in presenza del cambio manuale, ma che può arrivare fino a zero in presenza del cambio S-Tronic. Prova terminata, la nostra A5 ha dimostrato di mantenere fede alla promessa di trasportare nel futuro il vecchio progetto A5, introducendo una nuova piattaforma, nuovi motori, una nuova tecnologia e tanta sicurezza in più. C'è tanto spazio a bordo, una grande piacevolezza di guida. Il 2000 TDI si è dimostrato parco nei consumi, ma per chi vuole qualcosina in più nelle prestazioni c'è anche il motore S5 da 354 cavalli che assicura una bella dose di performance. Peccato che in Italia si paghi il maledetto superbollo. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!